Il Parco Nazionale di Komodo è stato proclamato nel 1991 Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. È costituito da 3 isole principali: Komodo, da cui prende il nome, Rinca e Padar, e diverse isolette minori, tutti di origine vulcanica. Il tour che abbiamo prenotato ci porterà in 5 destinazioni principali: Padar, Komodo, Pink Beach, Taka Makassar e Manta Point. Che spettacolo, che spettacolo! Trattando sul prezzo, siamo riusciti a prendere la barca veloce allo stesso prezzo di quella lenta. Ammoccamo! Appuntamento al porto di Labuan Bajo. In 60 minuti circa abbiamo raggiunto la prima meta della giornata, l'isola di Padar. Attraccati al molo rimaniamo subito stupiti dalla presenza di cervi sulla spiaggia dell'isola. Padar, la più piccola tra le isole principali, è forse la più bella, per la morfologia dei suoi golfi circolari e per i paesaggi mozzafiato. Il trekking per raggiungere la cima di Padar è abbastanza intenso. La ripida montagna vulcanica viene scalata attraverso un comodo sentiero costituito da una scalinata in legno ed in pietra. Parliamo di ben 700 gradini per arrivare in cima. In quest'area geografica il clima più secco rispetto a zone dell'Indonesia come Bali o l'isola di Giava e la posizione di transizione tra Asia e Australia conferiscono a questo arcipelago caratteristiche molto peculiari ed uniche. Savane, foreste tropicali e foreste nebulose creano un'area ricchissima di biodiversità, sia marina che terrestre. Arrivati in cima, uno degli spettacoli più belli che io abbia mai visto. Le 3 spiagge, una di sabbia bianca, l'altra rosa e la terza di sabbia nera lavica, hanno una forma circolare perfetta. Sembra quasi siano state progettate da un architetto moghul, passate alla storia per l'armonia delle forme e la perfetta simmetria delle loro costruzioni. Ora andiamo a vedere i draghetti di Komodo! Dopo una bella scarpinata sotto il sole cocente, siamo pronti a goderci un po' di relax in spiaggia e a tuffarci nelle acque cristalline di questo arcipelago. Dove siamo? A Pink Beach? È inutile dire che è un posto paradisiaco, sembra quasi finto per l'unicità dei colori di questa meravigliosa spiaggia. A sorprendere non è solamente il colore della spiaggia, ma il contrasto tra il paesaggio arido sullo sfondo e le sfumature del mare che vanno da trasparente a turchese fino ad un blu profondo. Ma lo sapete a cosa è dovuto il colore rosa della spiaggia? Alla presenza di piccoli frammenti di corallo rosso che mescolandosi alla sabbia le conferiscono la caratteristica tonalità rosata. Finalmente è arrivato il momento di dare un'occhiata ai fondali di questo paradiso. Siamo infatti arrivati nei pressi di Taka Makassar, una stupenda lingua di sabbia circondata da barriera corallina. Indossiamo le maschere e ci immergiamo. Sembra quasi di essere in un acquario. Queste acque sono popolate da pesci rari, come mante giganti, squali balena e pesci luna. Pur
Pur non facendo immersione, ma solo snorkeling di superficie, siamo riusciti a vedere dei fondali stupendi, una tartaruga e anche una piccola manta. L'ultima tappa della giornata è anche quella più attesa. Esploreremo il parco di Komodo sperando di avvistare qualche drago. Stiamo per entrare nel leggendario regno di Komodo. Dove ci sono i più prossimi parenti usati. Mamma mia. Rivedi. È un po' vecchiotto però, ok. Sarebbe una rinnovata. Siamo nel leggendario regno di Komodo. Ma che deve mettere i piedi e non bestare lucertolone gigante? Beh, Mangiagli questa la cosa? no, penso che lo vedo prima. Vediamo. Il ranger mi sembra quello giusto, con la cattiveria giusta. Lo dominerà con un bastone. Spero che sia elettrificato col bastone. È il bastone di uno degli alberi del leggendario regno di Komodo. Il drago di Komodo è la lucertola più grande del mondo. Può raggiungere i 160 kg e ben 4 metri di lunghezza. Originari dell'Indonesia, sono rettili carnivori capaci di mangiare fino a 50 volte il loro peso. Lo spuntino preferito è il cervo di Timor, quel dolce animaletto che prendeva il sole nella spiaggia di Padar. Hanno un olfatto sviluppatissimo e riescono a fiutare le loro prede fino a 10 km di distanza. I giovani draghi di Komodo sono molto vulnerabili, infatti fino all'età di 3 anni trascorrono la maggior parte del loro tempo sugli alberi, al sicuro così da altri predatori e da loro stessi simili che sono cannibali. Già durante l'organizzazione del nostro viaggio immaginavamo e sognavamo questo incontro con tanto entusiasmo. Vederli da così vicino, così grossi e così preistorici fa un certo effetto. Fortunatamente, un po' per la lentezza di movimenti, un po' perché saranno ben nutriti dai ranger, questi bestioni corazzati non sembrano interessati alla nostra succulenta carne e quindi la visita guidata al parco sembra svolgersi in totale sicurezza. La consigliamo come tappa obbligatoria durante il vostro viaggio in Indonesia. A malincuore dobbiamo lasciare questo spettacolare arcipelago. Ma nuove avventure ci attendono. Domani infatti prenderemo un volo per Bali. Visiteremo l'isola degli dei per 2 settimane, la parte conclusiva del nostro viaggio in Indonesia. Se volete continuare a viaggiare con noi, iscrivetevi al canale, cliccate mi piace e commentate i nostri video. Ciao!